Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 6 al 12 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli e anche il link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto a vedere le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. La vostra settimana vede protagoniste queste carte, quindi la cicogna, l'albero e le nuvolette. Una settimana che può essere abbastanza decisiva e importante per l'evoluzione di alcune situazioni che state vivendo. La cicogna porta un bel carico di novità e di possibili cambiamenti, spesso associata anche al movimento, quindi sia effettivo di partenze, ritorni, viaggi, in senso lato, quindi spostamenti, sia anche come possibili cambiamenti che possono avvenire nella vita di tutti i giorni. Quindi la fase più movimentata è proprio all'inizio della settimana. Probabilmente poi si può trovare una specie di o nuovo equilibrio o possibilità addirittura di andare a migliorare alcune cose che state portando avanti da un po' di tempo, una nuova energia e anche più lucidità, più chiarezza proprio per far evolvere, per far crescere alcune cose, diciamo, della vostra vita. Può essere un'idea, può essere un progetto, può essere qualcosa a livello strettamente personale, di recuperare benessere. Diciamo che ad essere un po' offuscato poi il pensiero o alcune situazioni che forse non dipendono da voi. Quindi se fine settimana magari avete programmato qualcosa, ci può essere magari un piccolo contrattempo, qualche complicazione passeggera, è vero, un po' fastidiosa, però insomma riuscirete a portare a termine qualsiasi cosa. Altrimenti può esserci solo una fase di incertezza, di confusione e che quindi magari forse perché dobbiamo attenzionare alcune cose. I segni zodiacali con i quali avrete maggiormente a che fare sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno e anche un po' quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Se volete potete ascoltare lo stesso per individuare magari dei suggerimenti per quanto riguarda le relazioni più importanti, amicizia, famiglia, quindi un po' tutti i tipi di relazioni. È ovvio che noi ci concentriamo proprio sull'amore e troviamo una settimana che potrebbe essere abbastanza impegnativa. C'è un po' di nervosismo, ci sono alcune cose in contrasto, sia di opinioni, sia di gestione, sia alcune cose che magari vengono dette o vengono promesse, non mantenute. È vero che ci possono essere delle situazioni a livello esterno che bloccano o abbiamo visto degli impedimenti passeggeri, però insomma non si deve esagerare in questo, nel senso che magari ci sono delle motivazioni o non dico di noia, però di mancanza di motivazione. Allora, qui può essere il momento giusto, come abbiamo visto, di rivedere, fare chiarezza in situazioni del passato, quindi saltano queste circostanze, alcune cose negative non arrivano a farci stare male, magari arrivano effettivamente per farci chiarire definitivamente e risolvere alcune cose. Infatti qui c'è il bucaneve che porta a nuova speranza, quindi alcune cose possono essere sistemate, riequilibrate, ci possono essere anche delle belle proposte, delle belle idee. Sul fatto che ci sia il rododendro, ovviamente io dico di fare attenzione perché sì, è vero, può esserci mancanza nel mantenere alcune
alcuni propositi, alcune promesse, però alcune cose possono anche non dipendere da voi, ecco perché ci tengo a sottolineare il fatto che bisogna forse trovare conciliazione, collaborazione e soprattutto se ci sono delle divergenze e delle situazioni a livello esterno che comunque devono essere attenzionate per bene. Per i single vuol dire che queste carte indicano una fase di passaggio e di cambiamento, sia da situazioni precedenti che non hanno funzionato, magari c'è qualcosa ancora in corso che dovete modificare, cambiare, evolvere e lasciare andare, c'è questa area di rinnovamento, quindi meglio cavalcarla diciamo per bene e fare dei passi in avanti, però è vero c'è il rischio di fare qualche passo indietro, quindi ecco perché si deve aver fiducia e resistenza e procedere. Ricordo che essendoci il Bucaneve in realtà indica anche qualche novità in arrivo, può esserci qualcuno che mostra interesse nei vostri confronti, una nuova conoscenza, magari qualcuno che neanche diciamo pensavate di aver attenzione e quindi forse potrebbe essere già una persona che conoscete. E adesso procediamo con la parte più pratica, quella del lavoro e delle finanze. Alcune cose possono procedere in un modo abbastanza tranquillo e sereno, come avete pianificato, e quindi c'è, come dicevo, proprio gestione e buon controllo. Anche se magari ci sono un po' di pensieri o li state mettendo un attimino da parte per concentrarvi sulle cose più importanti, oppure è un momento in cui avete proprio bisogno di aspettare, di valutare, di pensare attentamente. È ovvio che la carta del pensiero in senso lato ci fa capire che bisogna portare pazienza, soprattutto tanta prudenza, soprattutto se alcune situazioni sono un po' complicate e quindi è vero che può essere qualcosa di passeggero, ma non totalmente da sottovalutare, soprattutto come vi dicevo le questioni lavorative, quelle che riguardano i soldi, il denaro, diciamo, in genere, anche quello che voi possedete e anche quello che state programmando. Quindi alcune cose vediamo che procedono per il meglio, il fatto che ci sia la carta amica può essere sia da parte vostra, come vi dicevo, una buona gestione, ma può essere anche riuscire ad ottenere dei risultati o far chiarezza grazie a una persona che è intorno a voi e questo vale anche per chi è alla ricerca di lavoro. Magari è già una fase di evoluzione e di crescita, forse vi state impegnando maggiormente, i risultati possono tardare leggermente ad arrivare, però siete nel percorso giusto, in pratica dovete solo continuare diciamo, a procedere e vedrete presto i risultati. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!